sono stati tutti reimpiantati da fine anni 80 ai primi anni 2000. Possiamo dire che abbiamo due generazioni di vigneti, i primi con 540 viti per ettaro, i secondi con 7200, che sono quasi troppi. Infatti i nuovi vigneti che stiamo impiantando ora in questi anni siamo tornati a 5400 viti per ettaro, con selezioni massali e clonali di diverso tipo di Sangiovese. La selezione massale di Sangiovese viene dal vecchio vigneto di Bucerchiale. Il vento è un'altra caratteristica della nostra zona, soprattutto è importante il vento la sera d'estate in questa brezza che raffresca molto le temperature, dà un po' di sollievo alle vigne e rallenta la maturazione. La maturazione alla rufina è molto lenta, è molto lunga e molto costante. Questo permette anche di avere delle uve belle equilibrate anche nelle annate un po' più calde. Quello che tutti si prova come agricoltori è il clima. Il clima sta diventando un incubo, non è più come prima, ecco. Insomma, se uno parla con i vecchi qui a Selvapiana, loro vendemmiavano sempre dopo il 10 di ottobre. Oggi è il 7 d'ottobre e i vini sono già nel legno. Quindi abbiamo vigneti migliori, abbiamo selezioni massali migliori, abbiamo una gestione del vigneto migliore e tutto. Però c'è quasi un mese di differenza, quindi qualcosa è cambiato. E poi i fenomeni, le piogge, il caldo, sono molto più estremi. Quando piove diluvia, quando è caldo è troppo caldo, non si vede, il freddo arriva raramente, spesso tardi, quindi per chi fa questo mestiere è molto più complicato. Allora, qui siamo a Bucerchiale, siamo nella parte impiantata nel 92 ed è la parte da cui oggi produciamo Bucerchiale. Questa è la parte dove stiamo passando nella potatura da cordone speronato a capovolto, che era il vecchio sistema di potatura chiantigiano e toscano che sta dando diverse soddisfazioni. Il terreno, vedete, è bello ricco di argilla, sono terreni profondi, ricchi di scheletro, molto ben drenati e l'argilla aiuta a mantenere l'umidità soprattutto nelle annate un po' più siccitose che stiamo soffrendo moltissimo in questi ultimi anni, aiuta a mantenere la parete foliare ben distesa e ben non soffrente di stress. Siamo a fine stagione e la parete foliare è ancora bella verde. E questo è un gran bel segno di equilibrio e di vigne che non hanno subito stress idrico nonostante sia stata una delle estati più torride degli ultimi anni. Questa è la cantina storica. Qui siamo nella parte forse più divertente e anche un po' più unica della fattoria, cioè tutte le annate da 48 ai giorni nostri. Se ne sta mettendo via una quantità un po' maggiore in questi ultimi anni, dal 2013-12, perché c'è una grande attenzione e richiesta per le vecchie annate e la denominazione Chianti Rufina purtroppo non lo sanno in molti, ma è uno dei vini dal più lungo invecchiamento della Toscana. E quindi avere queste vecchie annate aiuta a dimostrare, a far capire la denominazione, la storia di Selvapiana e che i vini in questa zona hanno vita anche di 15, 20, 25 anni. La nota tipica della freschezza rimane anche nelle vecchie annate. I tannini diventano molto più sottili, la parte aromatica passa dalla frutta dal floreale a note molto speziate. C'è un descrittore che si usa poco adesso che è il Goudron, che è molto tipico delle vecchie annate quindi alla Rufina, e la liquorizia, tabacco. Sono vini più da ascoltare che da bere, però molti di loro hanno anche dignità e forza di reggere dei piatti, non piatti particolarmente strutturati ma piatti piuttosto leggeri, però sono vini di grande interesse. Allora, Selvapiana, Chianti Rufina 2019, è il vino di base, il vino che facciamo tutti gli anni, il vino che facciamo anche nel maggior numero di bottiglie. Quelli bravi li chiamano entry level wines, ma sono vini di grande attenzione e di grande legame con la zona di produzione. È principalmente sangiovese, il 95% è sangiovese, il resto è un po' di canaiolo, colorino e malvasia nera. Sono 100% uve aziendali, coltivazione biologica dal 1992, fermentazione in acciaio e macerazione abbastanza lunghe di 25 giorni,
e poi affinamento, una parte in vasche di cemento e una parte in botti grandi da 25 ettolitri di rovere francese. 2019 è una vendemmia particolarmente felice, poi naturalmente noi come produttori dobbiamo dire che tutte le vendemmie sono eccellenti, ma alcune vendemmie sono veramente sopra la media e il 2019 è una di queste, è una delle grandi vendemmie, si possono legare al 99 e all'85, quelle vendemmie che fanno cambiare la percezione dei vini prodotti o dei vini toscani o dei vini chiantigiani nel mercato e nel mondo. Chianti Rufina Annata ha questa caratteristica di grande fruttuosità, bevibilità, freschezza, molto profumato, sono vini per la zona dove siamo, quindi vicino agli Appennini, che hanno questi profumi che quasi pinotteggiano, di ciliegia, rosa e di grande freschezza. Principalmente poi sono vini un po' più leggeri rispetto ad altre zone del Chianti classico tipo Castellina o Castelnuovo Bernardenga, ma sono vini di grande finezza e di grande tannini, di grande morbidezza.